Se stai per fare un TAC con il supporto di un sistema di intelligenza artificiale e pensi che cliccare il pulsante anonimizza sul macchinario ti eviti di far firmare il consenso al paziente, fermati un attimo. La risposta è semplice: no, non basta. E in questo video ti spiego esattamente cosa devi fare, senza giri di parole. Immagina la scena: sei davanti alla console della TAC. Il paziente è il signor Rossi. La macchina usa un software di intelligenza artificiale per individuare microlesioni. Il sistema ti offre un'opzione: anonimizza i dati. E la domanda è una sola: devo comunque informare il paziente e raccogliere il suo consenso? Sì, sempre. E il motivo è questo: stai confondendo la protezione dei dati con il diritto del paziente all'informazione clinica. Sono due piani completamente diversi. Facciamo un po' di ordine. Pseudonimizzazione significa che il nome del paziente viene sostituito da un codice, ma qualcuno può sempre risalire a lui. Quindi è un dato personale al 100% e il GDPR si applica. L'anonimizzazione vera, invece, è quando nessuno, nemmeno la struttura, può più risalire al paziente. Il punto è che in radiologia questa anonimizzazione completa è quasi impossibile. Le immagini TAC sono ricostruzioni anatomiche così precise che sono spesso ri-identificabili. Ma attenzione, anche se il dato fosse davvero anonimo, il problema non finirebbe lì. Perché qui non stiamo parlando solo di privacy, ma di come viene fatta la diagnosi. E qui arriviamo al punto giuridico decisivo. Il consenso non serve solo per la privacy, serve perché il paziente ha il diritto di sapere come viene formulata la diagnosi che lo riguarda. La legge italiana sull'intelligenza artificiale, la numero 132 del 2025, è molto chiara. Il paziente ha diritto a essere informato quando, nei processi clinici che lo riguardano, viene utilizzata un'IA. A questo si aggiunge l'AI Act europeo. I sistemi di intelligenza artificiale usati in radiologia e diagnostica sono classificati come ad alto rischio. Questo impone trasparenza, supervisione umana e tracciabilità. Tradotto in pratica, il medico deve poter spiegare al paziente se, come e quanto l'IA entra nella diagnosi. Non importa se il dato è cifrato, pseudonimizzato o ripulito. Se l'intelligenza artificiale entra nel processo diagnostico, il paziente va informato. Sottovalutare questo aspetto è un rischio reale. La Cassazione oggi dice una cosa molto semplice: se non informi correttamente il paziente sulle modalità della diagnosi, puoi essere ritenuto responsabile per lesione del suo diritto all'autodeterminazione, anche se la TAC è perfetta e non hai commesso alcun errore clinico. Quindi ecco una guida pratica in 3 passaggi su cosa fare da domani. Primo, aggiorna il consenso informato. Il vecchio modulo per la TAC non basta più. Inserisci una clausola chiara che indichi l'uso di un sistema di intelligenza artificiale certificato come supporto diagnostico. Secondo, spiega il ruolo dell'IA. Scrivilo e dillo al paziente: l'IA supporta, non decide. La valutazione finale e la responsabilità clinica restano sempre e solo del medico. Terzo, non confondere sicurezza e consenso. Il comando anonimizza sul macchinario è una misura di sicurezza informatica. È utile, è corretta, ma non sostituisce mai e poi mai il consenso informato. L'intelligenza artificiale è un alleato potentissimo, ma il tuo vero scudo legale resta uno solo: la trasparenza con il paziente. Informa, fai firmare e lavora sereno. Se questo video ti è stato utile, condividilo con i colleghi e iscriviti al canale con la PAV, perché la tecnologia evolve, ma le responsabilità restano nostre.